tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia a pannelli con collo rettangolare che io ho deciso di chiamare maglia Camilla. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato dell'Adrian Fill linea acquarello. Se ricordate, io questo filato l'ho già utilizzato per fare altre due creazioni utilizzando dei colori diversi. Questa volta ho deciso di utilizzare il colore verde perché mi piace tantissimo, è molto estivo questo colore, ma vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito. Abbiamo questo fantastico grigio o questo beige e marrone, e oltre a questi, come vi ho detto, ci sono anche altri colori a disposizione. Per quanto riguarda il quantitativo, allora per una taglia S io ho utilizzato 4 gomitoli, per una taglia M ve ne occorrono 5, 6 per una taglia L e direi che 6 bastano anche per una taglia XL, a meno che non la vogliate fare più lunga. La mia non è lunghissima, diciamo che è un po' più corta di quelle che faccio solitamente, ma di qualche centimetro, non di più. Quindi se volete allungarla, mi raccomando, farla anche più larga, mi raccomando taglia XL, prendete comunque 7 gomitoli. Per quanto riguarda invece l'uncinetto ho utilizzato quello del numero 4, e per quanto riguarda invece la creazione, oggi sto un po' ripetendo, vi dico già che è semplicissima. Si fanno due pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro. Il pannello avanti ci permette di avere questo collo appunto rettangolare con gli aumenti che vanno fatti qui negli angoli, mentre la parte dietro è un unico pezzo dove viene ripetuti gli stessi giri che sono fatti giù per poter allungare la maglia, perché noi facciamo gli aumenti fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Una volta arrivata alla larghezza desiderata, i due giri che facciamo solitamente, quindi in giri di andata e ritorno però seguendo appunto la linea dello scollo, poi vanno fatti in giri di andata e ritorno solo sotto per allungare la maglia, e potete allungare la maglia tantissimo trasformandola anche in un vestito se volete. E invece per la parte dietro, appunto, come vi ho detto, si vanno a fare solo i due giri qui che abbiamo fatto qui per allungare la maglia, e come catenelle si montano lo stesso numero delle maglie che sono qui per appunto nel contare la parte avanti. Non vi preoccupate, sembra un po' difficile ma in realtà è semplicissimo, e io nel video tutorial vi do tutte le indicazioni, sia per quanto riguarda le catenelle iniziali, sia per quanto riguarda come andare a contare le maglie per poter fare lo stesso numero di maglie poi per la parte dietro. E infine, una volta fatto questi due pannelli, si vanno a cucire, quindi si cuciono qui, diciamo, queste spalline create sul pannello avanti dietro e anche lateralmente. Lateralmente io ho fatto uno scalfo sui 17 centimetri perché lo volevo largo ma non larghissimo, però volete farlo anche più largo o stringere se invece volete fare le maniche, questo sempre rispettando comunque la vostra taglia. Per fare le maniche poi io vi consiglio di fare sempre lo stesso punto, quindi sempre due giri, ma farli in giri di tondo invece che in giri di andata e ritorno. Detto ciò, spero che anche questa creazione semplicissima vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio o scrivendo Filati Elsa. Vi ricordo inoltre che il filato è sempre acquistabile sul mio sito Filati Elsa, e che lì trovate anche acquistabile il PDF dove vi spiego giro per giro come andare a fare le creazioni. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare questa maglia, prima di farvi vedere la lavorazione, voglio precisare un po' per quanto riguarda lo scollo. Come potete vedere, lo scollo è rettangolare, questo perché andremo a fare una striscia di catenelle che ci permetterà di avere gli angoli e quindi di fare gli aumenti qui agli angoli. Per quanto riguarda le catenelle, lavorando con l'uncinetto numero 4 io ho montato 65 catenelle. Servono 2 catenelle per il motivo, quindi ai lati, e poi per fare gli angoli servono due catenelle. Però per quanto riguarda la fine del giro, in realtà qui abbiamo un numero dispari, perché abbiamo detto che per ogni lato servono 2 catenelle, una per la maglia alta e una per la catenella. Per l'angolo servono 2 catenelle perché abbiamo 2 maglie alte nella stessa catenella di base e una catenella. Lateralmente anche qui maglia alta e catenella, quindi 2 catenelle per fare il motivo. Anche qui per l'angolo 2 maglie alte nella stessa catenella e l'angolo, quindi 2 catenelle, però qui finiamo con una maglia alta, quindi
andando a fare le 2 catenelle. Alla fine dobbiamo farne una in meno proprio perché dobbiamo finire con la maglia alta. Ora questo cosa comporta? Che qui comunque abbiamo sempre 14 maglie per fare entrambi i lati lunghi, i 2 angoli, qui 3 catenelle, quindi ho un totale di 65 catenelle. Ora per le taglie più grandi delle mie tenete presente che lo scollo è lungo circa 20 centimetri. Per quanto riguarda quindi le le taglie più grandi delle mie, io non vi consiglio di esagerare tantissimo, andate a mettere solamente una maglia alta in più per lato, quindi invece di fare 65 catenelle una taglia M ne va a fare 71, quindi 71 catenelle per la taglia M. Questo significa che quando io vi mostrerò i giri da fare, nel primo giro dovrete fare una maglia alta in più per lato. Se però volete ancora più profondo, aumentate comunque lo scollo, potete aumentare le catenelle. Tenete presente comunque che sono 2 catenelle per lato, anche se qui in realtà poi dovete mettere una catenella in meno per avere comunque lo stesso numero di maglie alte, e poi le 2 catenelle per gli angoli e per la parte avanti. Quindi 65 taglia S e 71 taglia M. Per una taglia L consiglio di aumentare di 2 catenelle, di 2 maglie alte per lato, quindi in questo caso invece di 71 dovete andare a mettere 77 catenelle. Altra cosa, se volete lo scollo non più profondo ma più largo, anche in questo caso andate a aumentare un motivo in più, quindi 2 catenelle in più per questo lato. Quindi non lo so, siete una taglia M, dovete fare 71 catenelle ma volete lo scollo qui più largo, allora andate a fare 73 catenelle. Stessa cosa, siete una taglia S però volete lo scollo qui più largo, invece di montarne 65 ne andate a montare 67 catenelle. Spero di essere stata chiara. Diciamo che soltanto le catenelle iniziali sono un po' il conto da fare, però l'unica cosa, quando andate a fare tutto il giro siate sicure di avere lo stesso numero di maglie alte sia a destra che a sinistra, e qui appunto la larghezza che desiderate. Detto ciò, quindi adesso passo a farvi vedere appunto la creazione e quindi come fare i giri per poter avere gli aumenti. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adria Fil linea acquarello. Il colore che ho scelto io è questo fantastico verde, che è il colore numero 24, però qui come potete vedere ci sono anche altri colori e sul sito ne trovate anche altri. Allora lavoreremo facendo uno scollo quadrato e andremo a fare gli aumenti agli angoli. Scusate, sposto così potete vedere bene. Ecco, lavoreremo con un centro il numero 4. La lavorazione si ottiene su un multiplo di 2 a cui però va aggiunta una catenella finale per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Tenete presente che io montando 65 catenelle ho una profondità dello scollo di circa 20 centimetri. Taglia M rispetto a me, che quindi ho 65 catenelle, vi consiglio di montare 71 catenelle, mentre per una taglia L 77. Se però volete lo scollo qui più largo, quindi non più profondo ma più largo, andate ad aumentare di ulteriore 2 catenelle. Ripeto, il multiplo è 2 catenelle più una, quindi se volete qua ancora più largo rispetto a me, montate due o 4 catenelle in più. Quindi quando io dirò il numero delle maglie alte, voi dovete fare o una maglia alta in più se siete una taglia M o 2 maglie alte in più se siete una taglia L, e se avete naturalmente aggiunto qualche altra maglia per fare qua lo scollo più largo, aggiungere per quanti motivi avete aumentato le catenelle. Spero di essere stata chiara, e detto ciò iniziamo quindi a fare la nostra lavorazione e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto 2 catenelle di base, ossia la terza che mi permette di avere le mie 3 catenelle per la maglia alta, e una catenella di base. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il lato, quindi vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Io devo fare un totale di 14 maglie alte, quindi taglia M ne deve fare 15, taglia L ne deve fare 16. Quindi catenella, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta,
catenella, salto una catenella, entro nella successiva maglia alta, continuo così fino ad avere 14 maglie alte. Vi farò vedere come continuare la lavorazione. Ho realizzato le mie 14 maglie alte, ricordo 15 taglia M, 16 taglia L, e andiamo a fare il nostro primo angolo. Salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione. Adesso dobbiamo fare il lato corto, che sarà la larghezza del nostro scollo, quindi salto una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una catenella, maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta. Io devo fare solamente 3 maglie alte, taglia M ne deve fare 4, taglia L ne deve fare 5. Se avete montato qualche maglia in più per avere lo scollo più largo, montate appunto quante maglie avete messo in più per le catenelle. Detto ciò, una volta fatto il lato corto, andiamo a fare il nostro secondo e ultimo angolo, quindi catenella di separazione, salto una catenella, entro successiva, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella e adesso devo tornare a fare 14 maglie alte, 15 taglia M, 16 taglia L, quindi salto una catenella e inizio a fare le mie 14 maglie alte, tutte separate da una catenella. Terminato il giro vi farò vedere come andare a fare il secondo giro. I giri da ripetere sono sempre 2, però questi saranno sempre 2, e vi farò rivedere naturalmente il primo giro visto che avremo una base diversa. Devo andare a fare la mia ultima maglia, quindi ho fatto la catenella, salto una catenella e vado a fare la mia 14ª maglia alta. Come sapete io preferisco fare sempre qualche catenella in più che poi vado a sfilare, però prima di sfilare mi raccomando, se avete fatto voi anche voi qualche catenella in più per sicurezza, andate a contare le maglie in modo tale che abbiate lo stesso numero di maglie da un lato e l'altro, in questa maniera. E quindi vedete, questo è il nostro scollo. Adesso andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare all'angolo, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta in ogni archetto di una catenella. Lavoro così fino ad arrivare all'angolo e vi farò vedere come andare a lavorare poi quando abbiamo l'angolo. Sono arrivata all'angolo e quindi adesso andiamo a realizzare. Vedete, sono fatto la maglia alta nell'ultimo archetto, vado dove ho la maglia alta dell'angolo, quindi del ventaglio, e realizzo una maglia alta. Entro nell'archetto dei 2 catenelle e vado a fare 2 maglie alte, quindi una, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una, 2, e ricomincio da capo, quindi maglia alta nella maglia alta del ventaglio, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto. Vado a lavorare così fino ad arrivare al secondo angolo e ve lo faccio vedere di nuovo la lavorazione. Sono arrivata nell'archetto prima dell'angolo, quindi vado a fare la mia maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, e si ricomincia maglia alta sopra ogni maglia alta nell'archetto di una catenella. Continuo così fino alla fine del giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e poi andremo a rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa soprattutto qui nell'angolo, per farvi vedere come andare a fare la lavorazione. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la maglia alta nell'ultimo archetto, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta,
Abbiamo terminato così anche il secondo giro e adesso possiamo andare a realizzare di nuovo il primo giro, e come vedete ve lo faccio rivedere dato che abbiamo una base diversa. E quindi andiamo sempre a fare in questo caso 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta, salto una maglia alta, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella, salto una maglia e di nuovo maglia alta. Continuo così fino ad arrivare all'angolo e vi farò vedere appunto come andare a procedere per fare l'angolo. Sono arrivata all'angolo, ho fatto la maglia alta e le catenelle, vedete qui ho il doppio ventaglio, nel senso che ho 2 maglie alte, catenelle e 2 maglie alte. Quindi entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, salto una maglia alta e vado a fare la maglia alta, catenella, salto una maglia alta e vado a fare la mia maglia alta, catenella, salto una maglia, maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nella successiva e faccio la mia maglia alta, catenella, salto e vado a fare la mia maglia alta, e sono così arrivata di nuovo al secondo angolo. Quindi catenella, entro nell'ultima maglia e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, una catenella, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e vado a realizzare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione e di nuovo ricomincio, maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella, salto una maglia, maglia alta, catenella, salto una maglia e vado nella maglia alta successiva. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo sempre ripetere. Ricordatevi questo: quando andiamo a fare il giro con tutte le maglie alte, nell'archetto vanno fatte 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Quando invece andiamo a fare il giro con le maglie alte alternate una catenella, dobbiamo sempre entrare nell'ultima maglia alta delle prime 2 maglie alte dell'angolo precedente e poi andiamo a fare il nostro angolo, quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta nell'archetto di una catenella. Si fa la catenella e poi si ricomincia, e la prima maglia va fatta sempre sulle prima maglia alta delle 2 maglie alte dell'angolo precedente. Quindi ricordatevi sempre questo per poter andare a fare la lavorazione. Ora, quanti giri dobbiamo andare a fare? Io dopo vi dirò quanti giri ho fatto. Dobbiamo andare a fare dei giri fino ad arrivare ad una larghezza che sia la larghezza delle nostre spalle più qualche centimetro, perché la larghezza sarà la larghezza anche del seno e del fianco. Quindi io naturalmente vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 2 giri e in larghezza alla fine a che centimetri devo arrivare. Io dovevo arrivare comunque tra i 39 e 41 centimetri per avere la larghezza desiderata, ma io sono taglia S, taglia M e taglia L, o anche taglia S che ha un seno molto più grande del mio, deve fare sicuramente qualche giro in più. Comunque io vi dirò alla fine quanti giri bisogna fare per arrivare alla larghezza desiderata. Una volta fatto questo, poi si continuerà la lavorazione sotto per poter allungare il pannello del davanti. Una volta terminato il pannello del davanti andremo a vedere come realizzare il pannello dietro, che è molto più semplice perché dietro non faremo lo scollo. Quindi detto ciò, io continuo a lavorare e alla fine vi dirò appunto quante volte ho ripetuto i 2 giri. Allora, io ho terminato di fare i miei aumenti, ho ripetuto i 2 giri per 1 2 3 4 5 6 7 volte e poi nuovamente il primo giro. In questa maniera io, come
scusate, come larghezza da qui a qui ho una larghezza di circa 40 centimetri e per la mia fisionomia va più che bene, per il mio fisico va più che bene. Per le taglia M io magari vi consiglio di ripetere i 2 giri per 9 volte, potete fermarvi sia con le maglie alte che con le maglie alte alternate a una catenella, ma io vi suggerisco di fare con la maglia alta alternata a una catenella. Taglia L invece 2 giri io vi consiglio di ripeterlo almeno per 10, forse anche 11 volte. Tenete presente che la larghezza qui deve corrispondere a metà larghezza del vostro seno o dei vostri fianchi, a seconda di cosa avete più largo. Siccome comunque è corta la maglia, adesso noi dobbiamo andarla ad allungare e quindi vi farò vedere, riprendendo la lavorazione da sotto, come andare a fare sempre i 2 giri. Allora, quindi io mi aggancio sotto, lavoro sempre con l'uncinetto del numero 4, vado nella seconda catenella, questa qui, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, bloccando anche il filo, anzi vado a fare maglia bassa e 2 catenelle in questo caso, così il filo lo blocco meglio, e poi vado a lavorare in questa maniera: una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, e continuo così quindi per tutto il mio primo giro. Quindi questa volta il primo giro diventa il giro con tutte le maglie alte. Vi farò vedere come terminare il giro e come poi andare a fare il successivo, che rispetto a quello che stiamo facendo cambia leggermente per l'inizio e la fine. Allora, ho lavorato per tutta la lunghezza, sto terminando il giro perché qui ho l'angolo, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e una maglia alta entrando nell'archetto di 2 catenelle o direttamente nella prima catenella, e abbiamo terminato così il primo giro. Il secondo giro andiamo a lavorare in questa maniera: andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e poi torniamo a lavorare catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva maglia alta, catenella, salto una maglia, vado nella successiva maglia alta. Abbiamo iniziato con le 2 maglie alte invece che in una, in modo tale poi successivamente nel giro trovarci con le maglie alte in perpendicolare a quelle che avevamo prima. Quindi catenella, si salta una maglia, si va nella successiva maglia alta. Continuo così per tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare poi il primo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto la maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e realizzo una maglia alta, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il secondo giro e adesso si deve ricominciare dal primo giro, quindi ricominciamo a fare tutte le maglie alte, quindi 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto di una catenella, e continuiamo a lavorare questi 2 giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata della maglia. Mi raccomando, se avete bisogno di allargare un po' la lavorazione, passate a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Una volta terminato il pannello avanti, vi farò vedere come realizzare il pannello dietro. Dunque, ho terminato la parte inferiore del mio pannello, della parte avanti, ho ripetuto i 2 giri per 6 volte e poi di nuovo il primo giro, ottenendo così una lunghezza che va dall'inizio fino alla fine di circa 51 centimetri. Adesso dobbiamo andare a fare il pannello dietro. Per fare però il pannello dietro io non vado a rifare lo scollo, ma lavorerò un unico pezzo lavorando i 2 giri sotto, quindi andando a scendere lavorerò i 2 giri che abbiamo lavorato qui. E vi dico già che per poter montare il pezzo dietro dobbiamo andare a contare le maglie alte e mettere lo stesso numero di catenelle per realizzare la parte dietro. Nel mio caso, che sono una taglia S, io ho un totale di 67 maglie, quindi per la parte dietro, sempre con l'uncinetto il numero 4, ho montato 67 catenelle. Ora, per chi ha le taglie più grandi delle mie, va quindi a contare le maglie alte e monta lo stesso numero di catenelle delle maglie alte, e inizieremo adesso a lavorare il pannello di dietro
iniziando però dal giro con la maglia alta separata da una catenella. Quindi adesso vi faccio vedere come iniziare e finire comunque sempre i giri, però mi raccomando, questo dovete andare a fare quindi gli stessi numeri, le stesse catenelle delle maglie alte. Quindi montate le catenelle, iniziamo a fare i 2 giri. Come vi ho detto, si parte sempre dal giro con la maglia alta separata da una catenella, quindi spostiamo ancora un po' e andiamo a realizzare. Allora, vado a fare 2 catenelle, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, così ho le mie 2 maglie alte iniziali. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella, salto una catenella di base, maglia alta. Continuo a fare così per tutto il giro e vi farò vedere appunto come andare a terminare il primo giro e fare poi il secondo. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto la maglia alta, la catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare le mie ultime 2 maglie alte, 1 e 2. Io ho fatto una catenella in più per essere sicura, perché sapete, no, quando uno conta che può perdersi sempre qualche catenella, quindi ne avevo montata una in più che adesso vado a sfilare. A questo punto quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, ossia 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto di una catenella, esattamente come abbiamo lavorato sempre i 2 giri. Ora, quanti giri fare in totale? Dobbiamo fare la stessa lunghezza fatta per la parte avanti, e se ho fatto bene i calcoli, avendo iniziato con il giro, e quello che vi ho detto a tutti quanti di iniziare col giro delle maglie alte separate da una catenella, dovremo riuscire a fare lo stesso numero di giri, arrivare sempre con lo stesso alla stessa lunghezza con lo stesso giro, quindi con il giro di maglie alte, almeno nel mio caso, perché ho finito con le maglie alte. Se voi avete finito con il giro con la maglia alta e catenelle non è un problema, finite con quel giro e dovremo trovarci come lunghezza. Comunque adesso continuo a lavorare e vi faccio sapere se è vera questa cosa. Allora, ho terminato il pannello, ho ripetuto i 2 giri per 22 volte e vi dico già che la lunghezza è, come pensavo, uguale, cioè nel senso che ripetendo i 2 giri sono arrivata a fare la stessa lunghezza, ritrovandomi, adesso vi faccio vedere perché sto posizionando il pezzo di sopra, ritrovandomi, guardate qui, con appunto il giro di maglie alte sia avanti che dietro. Adesso devo andare a cucire lateralmente lasciando gli scalfi e quindi anche qui sulle spalline, unendo le spalline alla parte dietro, e naturalmente verrà comunque bello aperto il scollo dietro, quindi nessun, cioè aperto nel senso avremo lo spazio dietro in modo tale che lo scollo venga bello davanti. Quindi io adesso vado a cucire, naturalmente vi dirò quanti centimetri lascerò aperta per gli scalfi. Io in questo caso non andrò a fare anche le maniche, perché ho intenzione di fare lo stesso modello anche con le maniche, ma lo farò con un filato invernale, quindi per ora io questa la lascerò senza maniche. Quindi vado a cucire, qui cucirò per tutta la lunghezza, lateralmente vi farò sapere appunto quanti centimetri ho lasciato liberi per gli scalfi. Dunque ho cucito quindi la parte delle diciamo spalline con la parte dietro. Per gli scalfi ho lasciato liberi alla fine 17 centimetri, quindi ho lasciato degli scalfi abbastanza larghi, però voi naturalmente potete farli anche più stretti o più larghi, mi riferisco alla taglia S. Taglia M o fate 17 centimetri o 19, taglia L o 19 o anche 20-21 centimetri, ripeto, dipende sempre quanto avete larghi gli scalfi e soprattutto se volete fare le maniche oppure no. Quindi detto questo, anche questa creazione è terminata.